guarda differenza come parola che ha connotazione sia negativa che positiva, che è molto vago, è molto non definito. Ci sono diversi livelli di diversità. Straniero, non madrelingua italiano, uno che ci ha vissuto più tempo in Italia che in America, e generazionale anche, perché sono arrivato qui a 25 anni, adesso sono 50 anni, quindi è cambiato la mia diversità. Il livello di diverso non è, quando usciamo per la strada vediamo persone diverse o identifichiamo una persona diversa da un diverso paese, cultura, religione o background, eccetera. Siamo più abituati, però non vuol dire che andiamo lì a incontrarlo. Questa è la cosa che volevo arrivare. Per vivere e essere diverso in Italia deve compromettersi sia gli italiani che gli altri. E questo vuol dire che se non mi piace una cosa, che non capisco una cosa, devo andare a capirlo. Capirlo vuol dire presentarsi, salutare, stabilire una cosa in comune. E la diversità diventa vivibile dopo. Vedo che questa è una cosa che pochissimi vogliono fare. Per una persona che vuole partecipare, che vuole capire, che non vuole essere diverso, tocca allora di andare con l'altro dicendo ciao, io sono tuo vicino di casa, o stabilire una cosa in comune. Con questo qui parlo di mangiare, con questo qui parlo di sport, con questo qui parlo dei loro figli. Senza quello diventa una gara dura per tutti. Quindi la comunicazione ci vuole uno sforzo. Lo sforzo è di stabilire una cosa in comune che hai con altre persone, spesso è una cosa negativa sulla quale si può lamentarsi insieme. Ok? Queste cosette qui, o il tempo o qualcosa del genere. Con questo i muri crollano. Nel momento in cui vai incontro le persone, non c'è più l'anonimità, come si dice in italiano? Essere anonimo? Sì, anonimo. Ok, l'anonimato, la persona ha un nome, che viene riconosciuto per un salute, la vita cambia così ed è così. Però la cosa che deve essere fondamentale è che qualcuno fa una mossa, che l'altro non si sente seguito o invaso da questo privacy, che rimane discreto, che non è forzato, e che la persona dice ma cosa vuoi da me? No, ho detto no, non voglio niente, voglio solamente dire che ci vediamo spesso. Volevo solo dirti che magari sì, puoi stabilire qualcosa in comune. Dalla stazione fino al lavoro non sento parlare italiano, sento altre 5 lingue, altri negozi che non c'entrano niente con l'Italia, però lo vedo positivamente queste cose qui, va coltivato, però bisogna andare dentro, bisogna chiedere per una cosa, bisogna curiosarsi, bisogna creare dialogo. Cioè, nel senso che non bisogna stare lì e dire io non ci sono mai andato quindi non ci andrò mai. Trovare una scusa per andarci a chiedere una ricetta per qualcosa o chiedere cos'è questa roba qui, creare dialogo, da cosa nascono cose. Lì si vede che abbiamo molto molto più in comune che di diverso. Ci vuole uno sforzo individuale di non sacrificarsi chi sei, solamente riconoscere e creare una tolleranza che è sopportabile. Non vuol dire che uno deve creare un'altra identità o cambiare o riconoscere talmente diverso. Devi riconoscere le similitudini, le cose simili. Lo vedi tutti i giorni quando le donne italiane vedono una bambina di un'altra cultura e colore e loro tramite questo bambino riescono a dialogare, riescono bene a creare una comunità. E togliendo l'anonymity c'è un mini obbligo di riconoscimento, non di amicizia, non di obblighi, eccetera, però si responsabilizza la persona. Le persone sono responsabilizzate quando sono riconosciuti positivamente, tutto lì, come appartengono.